Sono venuto qui perché me l'ha chiesto un produttore di vino locale, nel senso che io, avendo la mia distribuzione, ogni tanto, siccome eravamo ben conosciuti, ogni tanto arrivava qualcuno a offrirmi dei vini dicendo: li vuoi prendere in distribuzione, eccetera eccetera, per l'estero e via. E venne un produttore dell'Etna a offrirmi i suoi vini a Firenze e io gli dissi: devo venire giù, non posso mica, no? Devo venire a vedere l'azienda. E così venni a trovarlo, a vedere l'azienda. Venni a vedere l'azienda e decisi che non era l'azienda che faceva per la mia selezione, però poi restai. E qui incominciai a assaggiare i vini di contadini. E siccome il mio mestiere era una specie di cane da tartufi del vino a quei tempi, di scoprire nuove zone, nuove aziende e portarle anche i vini, cercare di capire il potenziale di un vino e portarlo alla luce il più possibile, quando assaggiai i vini dell'Etna dissi: questo è il tipo di vino che fa per me. Qui posso permettermi a quei tempi lì di comprare una vignettina, mi cercai qualcuno che mi tenesse la vigna, una vigna, con qualcuno me la tenesse, mi facevo qualche migliaio di bottiglie. Poi subentrarono problemi di cui è meglio non parlare ora. La cantina a cui mi affidavo, insomma, creò dei problemi, e le persone che mi vedevano la vigna mi crearono degli altri problemi, finché dovetti decidere: o vendo tutto oppure mi faccio una cantina e trasformo questa piccola cosa in una cosa più seria. Sicché uscì col 2002 Vigneto Guardiola. Bene, sequestrato il primo anno, sequestrato il secondo anno feci Guardiola e Calderara, terzo anno Guardiola, Calderara e feudo di mezzo. E la repressione frode continuava a sequestrarmi i vini, perché mentre nello statuto dell'Etna, della DOC Etna, all'articolo 7 c'era scritto che si poteva usare le sottozone, c'era un decreto ministeriale del 91 che diceva: sì, si può fare, ma ci deve essere la lista positiva di tutte le sottozone. Dico, se fai la lista positiva delle sottozone dell'Etna sono centinaia, sicché mai chi ha scritto il disciplinare avrebbe, no, messo tutte queste centinaia di sottozone. Per cui per questo cavillo non si poteva mettere la sottozona. E io insistevo e la repressione frode mi sequestrava, poi le multe, poi mi dissequestrava, insomma tutto un casino del genere. Finché riuscì a convincere la repressione frodi che conveniva anche a loro, perché se loro sapevano che io avevo 1,08 ettari in un posto, potevo produrre, no, 90 quintali, virgola, eccetera, e loro potevano controllarlo facilmente. Facevo le mie dichiarazioni delle uve separatamente, eccetera, eccetera. Sicché finalmente lo capirono e mi aiutarono a cercare. Comunque ci volle fino al 2011 che riuscì a far passare questa cosa al Ministero dell'Agricoltura, insieme a degli altri amici produttori che in altre zone dell'Etna mi aiutarono a delimitare tutte le contrade. Qui, come in tanti posti d'Italia, c'era grandissima confusione. Esatto. E grandissima ignoranza. La prima riunione del consorzio, la prima assemblea del consorzio, si parla del 2002, nella DOC, la modifica della DOC per includere vitigni migliorativi per il rosso, quale Cabernet e Merlot, per il bianco Sauvignon Blanc, Chardonnay. Ecco, l'Etna avrebbe abortito, non sarebbe nemmeno nato. Mi ci è voluto 3 mesi per convincere tutti quelli dell'assemblea a stralciare questo progetto. La creazione di queste cosiddette contrade o di queste sottozone è stata fondamentale, solo perché il primo passo per mettere ordine in una zona di straordinaria vocazione, che ha una diversità. Le dimensioni medie qui aziendali sono minuscole. Questo te l'avrà detto anche Salvo Foti. Una volta una famiglia viveva su un ettaro qui, con un ettaro viveva, no? Non è mai esistito il feudo. In Sicilia, dove i feudi arrivavano a 20-30 mila ettari, no? Qui non è mai esistito. Nella storia, se te vedi la storia, cerchi di vederla dall'alto con un grande arazzo, va bene? Bisogna fare passo passo le cose. Prima fai un grande passo in cui te dividi tutto per tutte le contrade che ci sono.
Poi ti prendi una contrada come per esempio Santo Spirito, che se vuoi la andiamo a vedere, dove ti farò vedere che a Santo Spirito si divide in 3 territori diversi in un certo senso, proprio perché qui la geologia non è una geologia normale ma vulcanica, e come hai detto te si basa su colate laviche, e le colate laviche non sono soltanto delle onde così che calano, ma spesso dei fiumi, perché trovano la parte più facile da scendere giù, e se una colata è così, un'altra colata è così, un'altra colata è così, capirai che in una zona così c'hai dei buchi di terreno che sono diversi da altri, no? Oppure se una colata è così e un'altra è così e te c'hai questo pezzo qui, puoi avere diversi terreni. Questo sarà per la prossima generazione. Nelle contrade dove ho io le vigne, poi me le studio millimetricamente. Quindi tutto feudo di mezzo è la contrada più grande che c'è nella zona nord dell'Etna, e probabilmente la più grande che c'è in assoluto. È quello forse con meno carattere di tutti, nel senso è talmente quasi, come posso dirti, perfetto, appena sempre il primo a essere vendemmiato, il più generoso e più espressivo quando è imbottigliato, invecchia benissimo, ma è talmente perfettino, no? Che spesso erroneamente spesso ci aspettiamo qualcosa di eccitante da un vino che esce fuori dalle regole, e questa qui fa parte del carattere, come anche negli esseri umani, no? Se vedi uno placido, perfettino, così non ti impressiona come quello un po', no? Artistoido, quello che è. Ecco, quello è sempre così, è sempre quello che è equilibrato, armonico, no? È quello che è meno impressionante spesso. Poi alla lunga però cresce fino a conquistarti, no? Ma normalmente ecco quello che spesso è quello che colpisce il meno. Per esempio il Santo Spirito è quello che colpisce tutti, no? È un vino di una sensualità straordinaria. Questa qui è la vigna più alta di Calderara, ma Calderara è tutta così, tutta pietra. Lo renderà più in punta di piedi, meno seduto su un divano, ecco. Ora è una specie di odalisca, di grande dame seduta, la voglio più ballerina, ecco. E questa freschezza delle vigne più alte credo che gli darà questa cosa qui. Sì, abbiamo fatto delle scelte importanti e così via, ma quando te vai un attimo fuori dalle righe per cercare di fare delle cose importanti, sempre poi crei invidie, gelosie, incomprensioni. Quando sono arrivato 20 anni fa era tutto in stato di abbandono, si era perso un paio di generazioni. Il problema qui appunto della maestranza, come giustamente dice Salvo Foti, è che non c'era più maestranza, perché non c'era più gente che andava a lavorare nella vigna, c'era soltanto persone anziane che reggevano l'anima coi denti e reggevano le vigne coi denti, e spesso le vendevano e alcune le ho acquistate io. Ma qui sono mancate un paio di generazioni, e allora se te ci fai caso la maggioranza di chi oggi è qui sono tra virgolette forestieri. Tutte le grosse aziende della parte ovest dell'Etna hanno acquistate qui per avere un Etna sul portafoglio, ma non sono di qui. Cioè tra i primi siamo stati io, Andrea Franchetti e Frank Cornelius, uno è belga, uno è toscano, mezzo toscano americano come me, e poi sono arrivate tantissime persone, di tutto e di più, sono arrivati da tutte le parti del mondo, si sono improvvisati appassionatamente, con grande entusiasmo, stanno provando a imbottigliare, di cui però l'80% non possiede neanche una cantina, per cui si devono affidare a terzi per la vinificazione e spesso a terzi per la lavorazione delle vigne, e dunque questa passione è una passione spesso confusa e mal guidata.